Questo è stato il metodo per imparare a disegnare il corpo umano, capito? L'ho provato su di te. Cosa Non me la sto prendendo. Che succede alla pancia? Si gonfia. Perché si gonfia la pancia se faccio questo esercizio? Ragazzi, ma che ne devo fare? Basta. È solo per il video, quindi. Partiamo da dove eravamo rimasti. Immaginiamo una figura piana, un foglio che andiamo a torcere. Quindi manipoliamo un po' la forma della figura. La stessa cosa la possiamo applicare al nostro manichino tra torace e bacino. Il video è lungo, però a mio avviso è il più corto rispetto a tutti gli argomenti che sono riuscito a metterci, quindi utilizzate il segnalibro che sta nella descrizione. Facciamo un passaggio successivo, cioè semplifichiamo però mantenendo le forme vere del torace e del bacino in modo tale che riusciamo bene a capire dove si attaccano i muscoli. Quindi andiamo ad aggiungere la muscolatura. Ognuno ha il proprio manichino, diciamo. Io semplificando mi trovo bene così, insomma, fare una sorta di fagiolo tagliato. Faccio lo stesso manichino, però questa volta partendo proprio dalla massa. Io non sono bravissimo col 3D, quello che posso fare appunto è utilizzare i pennelli di Photoshop e creare una cosa che sia più vicina alla realtà. Il primo elemento che andiamo a osservare per l'anatomia del tronco è quello della scapola. La parte più interessante della scapola è questo rilievo che ha, che si chiama spina della scapola. È interessante perché è una coordinata che ci può servire quando andiamo ad aggiungere i muscoli. Il processo coracoideo invece è la parte interna della scapola, una sorta di gancio al contrario, e da lì si attaccano vari muscoli del braccio. Se vi interessa manipolare la posizione dello scheletro, c'è un'app interessante che si chiama Skelly. Come ho disegnato la clavicola, che è la parte davanti, insomma la conoscete un po' tutti, si attacca all'acromion. La spina della scapola, l'acromion e la clavicola che sta davanti creano un po' una forma circolare se noi vediamo l'essere umano dall'alto. Semplificando al massimo, la scapola è un triangolo e la cosa importante sono i movimenti che riesce a fare, seppur limitati, sono quelli che ci danno naturalezza quando andiamo a disegnare una figura umana. Se noi alziamo le braccia modalità altolà il sudore, ovviamente la scapola segue il movimento del braccio. Questo perché osso del braccio, omero e scapola formano un'articolazione. L'articolazione è tenuta da dei muscoli che vediamo più avanti.
Sto semplificando il comportamento della scapola al muoversi del braccio. In proporzione la scapola occupa 1/3 dello spazio. Ora vediamo i muscoli principali del tronco, prima con una visione frontale. Tiro prima fuori una sintesi di quello che poi vado a sezionare a livello muscolare. Nel dubbio un ortaggio, una frutta la metto sempre, non si sa mai se il video viene bannato per qualche motivo. Aggiungiamo al torace lo sterno e le clavicole. Dietro il torace abbiamo appunto la scapola, dove si attacca l'omero, non si dovrebbe dire attacca ma per semplificare, e il pettorale si inserisce tra lo sterno e l'omero, tant'è vero che quando noi alziamo il braccio ci trasciniamo il pettorale. Grande pettorale, bisogna dire. Ora, cos'è quella cosa rosa che ho disegnato? Si chiama serrato anteriore oppure dentato anteriore. Si origina delle costole, quindi letteralmente è attaccato alle costole e si inserisce all'interno della scapola. Protegge la cavità toracica, il corpo lo utilizza quando respiriamo forzatamente, fa ruotare la scapola, ma soprattutto a livello estetico, quando è ben sviluppato, è visibile quando disegniamo il corpo umano e si confonde spesso con le costole. E aggiungo il pettorale e il deltoide. Piano piano il corpo prende forma, aggiungendo i vari componenti. Ho disegnato prima il dorsale così riusciamo a capire un po' come si attacca, anche se lo vedremo meglio nella parte della schiena. Ai lati della figura, quello che tiene un po' lateralmente il torace e il bacino in maniera semplificata è l'obliquo, il muscolo obliquo. La disposizione ovviamente è semplificata, però fedele alla realtà. In giallo abbiamo il trapezio, che anche quello vedremo nella parte posteriore. In ultimo, ma non meno importante, è il retto addominale, che si semplifica sempre con la tartaruga, però come vedete io l'ho accennata nella mia sintesi, nel mio disegno iniziale. È più comune che uno la tartaruga la abbia sotto e non al di fuori. E questo, anche se sembra macchinoso e un po' una roba da fissati, effettivamente a me piace l'anatomia, però ci dà sempre molta libertà perché stiamo facendo a pezzi qualcosa di complesso. Quindi quando andiamo a disegnare una cosa unita sappiamo come manovrarla al meglio. Lateralmente alcuni muscoli sono più visibili, altri, quelli lì sotto la spina della scapola, li vediamo più avanti. Se noi volessimo ulteriormente sezionare il deltoide è diviso in 3 parti. C'è la parte laterale, quella là che si inserisce nell'acromion, acromiale, la parte davanti e la parte dietro.
La parte dietro sta sulla spina della scapola, la parte davanti sulla clavicola. Se vedete la clavicola, se osservate, ha una rientranza e lì si attacca il muscolo del deltoide. Questa è una posizione comune, però che mette un po' di difficoltà quando bisogna disegnarla, perché non si capisce bene che forma assumono i muscoli sotto. Il pettorale si trascina sopra perché appunto sono attaccati all'omero insieme al grande dorsale e quella cosa viola che si chiama grande rotondo. La spalla diventa sempre meno visibile. A questa posizione uno pensa subito al pelo dell'ascella, però nella realtà i muscoli che abbiamo visto prima vengono portati in un'altra posizione. Passiamo a una visione posteriore. Fatto il nostro scheletro, andiamo a osservare che nascosto tra una scapola e l'altra si inserisce quello che si chiama romboide e la funzione è quasi ovvia, insomma, avvicina le scapole e le tiene attaccate alla spina dorsale. Anche se non verrà mai disegnato, però è importante sapere che sotto c'è questo muscolo che ha questa funzione. Disegno prima il grande dorsale e poi vado a sovrapporgli il trapezio. Il trapezio, come abbiamo visto frontalmente, si inserisce alla clavicola, posteriormente invece prende tutta la parte del collo e si inserisce tra sopra e sotto la spina della scapola. Le funzioni appunto sono quelle del movimento della scapola, del collo, ed è quello che dà un po' la forma principale alla schiena insieme al grande dorsale. Ora vediamo cosa sono quei muscoletti che si inseriscono tra la scapola e la testa dell'omero. Osservate che i primi tre sono attaccati posteriormente alla testa dell'omero e l'ultimo invece è attaccato frontalmente. I primi tre fanno parte di quella che si chiama la cuffia dei rotatori e la funzione principale è quella di extrarotare, cioè ruotare sul proprio asse l'omero, e sono soprattutto quelli che tengono saldo l'osso del braccio alla scapola. Il sovraspinato passa attraverso la spina della scapola, perché in quella parte lì è cava. In rosso abbiamo il grande rotondo. La funzione è quella proprio di estendere e di addurre l'omero. È inserito frontalmente allo stesso modo con il grande dorsale. Ho sovrapposto in maniera trasparente i muscoli che vanno a coprire la cuffia dei rotatori e il grande rotondo. Nella schiena, in prossimità tra il bacino e il torace, si formano quelle cunette, soprattutto quando inarchiamo la schiena. Sono i muscoli posteriori del tronco, banalmente li possiamo identificare come spinali, nella realtà ce n'è più di uno e hanno funzioni diverse. A livello artistico ci interessa meno questo aspetto, ci interessa soprattutto a livello estetico.
Noi prima prendiamo in considerazione le proporzioni, notiamo che la misura del 3 è sempre funzionale e possiamo osservare che da spalla a spalla si possono disegnare 3 teste, quindi sappiamo un po' la misura della larghezza di un corpo umano. Il gomito finisce dove finisce il torace praticamente. Posizioniamo il busto visto dall'alto. In questo modo possiamo capire un po' la disposizione tra le spalle e il torace. Le spalle sembra quasi che cadano in modo perpendicolare, mentre il torace è in maniera obliqua. Osservate dall'alto come si comporta la spina della scapola insieme alle clavicole. Circonda un po' il torace. Il trapezio che adesso lo vediamo frontalmente e un po' dall'alto. E questi tubi che sono in verde acqua sono dei muscoli che vedremo meglio con l'anatomia della testa e del collo e sono quelli che permettono un po' la rotazione della testa. SC sta per sterno cloido mastoideo. Dimenticavo una cosa per farvi visualizzare meglio il comportamento del grande dorsale. Quando alziamo le braccia sembra proprio che noi teniamo un asciugamano sotto le ascelle. Nonostante la lunghezza, io spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale. Guarda come recita bene la tua vena sulla testa.